Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF Livrea all'Italia, un modello meraviglioso, uscita numero 79 delle 110 necessarie al completamento di questa meraviglia, edizione Centauria in scala 1:8. Intanto, mentre vi faccio dare una sommaria guardata all'interno del fascicolo, ci tengo volutamente e doverosamente a salutare tutti voi iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Mi raccomando ragazzi, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Andiamo adesso a fare un montaggio abbastanza semplice, perché ci viene data anche la misura. In realtà ce ne vengono date due, però fate molta attenzione, perché sicuramente la misura che dovrete tenere in considerazione è questa. Misurando da questo spigolo qui fino ad arrivare a questa prima linea verticale gialla, dovete avere 3 cm e 7 mm. È importante questo. Mentre invece l'altra, che vi dice che la linea bianca, questa tra il colore nero e il colore rosso, questa in orizzontale, deve cadere qui, si vede nella figura. Però voi dovete vedere quello che avete fatto nell'altra portiera, ok? Non è 1 millimetro che fa la differenza ragazzi, però è importante che come avete messo quella, vedete, nell'altra portiera, dovete fare la stessa cosa in questa portiera. Quindi vedete, io ad esempio ho fatto cadere la linea nera sul filo superiore qua verde, la linea bianca un po' più sotto, perché mi piace così. La stessa cosa devo fare qui, ovviamente. Quindi io adesso vi dico quello che ho fatto per me. Dal momento che io ho questa distanza da osservare, per quello che vi ho detto prima, da questa linea verde a questa linea rossa, io ho 3,5 mm. Vi faccio vedere. Avete visto? Quindi ho messo un nastro di carta 3,5 mm dalla linea verde, ecco qui, ma tenendomi appena più del 3,5 mm per non correre il rischio di andare sopra alla carta con l'adesivo. E infatti se guardate ci sarà ma neanche mezzo millimetro in più, così è troppo. Aspettate ragazzi, metto pausa, misuro bene, altrimenti perdo troppo tempo a muovere questo che è digitale. Ecco, ho aggiunto il nastro rosso così vedete meglio. Questa è la misura tra il nastro carta e la parte superiore verde, la stessa che ho lasciato qui
su questa, mi raccomando. Questa è una misura che dovete riportarvi per forza dalla prima porta dove avete messo l'adesivo, mentre invece questa, come vi ho detto prima, è importante, e da questa distanza a qua dovete avere 3,7 cm, si legge qui sul metro che hanno messo, quindi portiamo a 3,7. Ecco qui. Come potete vedere, questa è la misura. Bene. Adesso, con tutta calma, io so che questa linea qui è il riferimento di questa linea qui, interna del numero 1. Mentre invece la parte rossa sia del numero 1 che dello 0, anche se lo 0 sale un po', deve essere praticamente attaccata quasi alla carta, anzi io la metto praticamente attaccata alla carta, al nastro carta. Pulisco un po' la superficie dove devo mettere l'adesivo. Ok, spero di non uscire dall'inquadratura, perché se guardo attraverso il telefonino non ce la faccio a lavorare bene. Vedete, mi tengo appena su con lo 0, adesso vi faccio vedere, perché è giusto così. Qua sono a filo con il nastro rosso, e qui sono appena più su. Perché se voi guardate l'adesivo da qua a là, lo 0 è più alto. Se io portassi lo 0 allo stesso livello della carta, questo mi si allontana da questa decalcomania qui. Quindi adesso faccio semplicemente così, attenzione a questo bordo importantissimo, non abbiate subito fretta di staccare la pellicola, fate così, guardate, mettetela dietro così, ecco, e lavorate su questo. Perfetto. Così è perfetto.
Troviamo anche una serie di viti AP da avvitare nella plastica. Io sono andato già a avvitarmela qui la vite nella serratura, così mi sono creato il filetto. Mi piace davvero tanto. Infatti vedete la distanza che abbiamo tra il cerchio e questo è la stessa qua nel punto minimo. E anche la linea nera, se guardate, è più bassa, è un po' più bassa della linea verde, perché io l'ho voluta fare così, e qui infatti è un po' più bassa della linea verde. È precisissima così. Questo dovete guardare. Come avete fatto la prima portiera, fate la seconda, ma mi raccomando, come vi ho detto prima, ricordatevi 3,7 centimetri da questo punto a questo punto. Adesso monto questa portiera semplicissima, scusatemi, la maniglia, poi vi faccio guardare questa meraviglia di modello e poi ci salutiamo. Il mio gatto Michelangelo sta dormendo, quello da un momento all'altro balza dentro e ciao. Ma che bella! Iscrivetevi anche se avete piacere, oltre ai miei gruppi, ma a un gruppo che io non sono nulla a confronto, che di Orazio, l'amministratore, si chiama Die Casting Scala 1-8. Il gruppo è già arrivato a oltre 500 iscritti, ma mentre lo dico magari siamo già arrivati a 600 o 700. Siamo un gruppo di super appassionati. Vedete un po' voi ragazzi, io vi consiglio di farlo. Ecco, guardavo qua anche la figura, guardate. Vedete qui? Infatti è preciso così, come questo. Allora, penso di aver finito tutto. Il numero è stato messo. Abbiamo anche il vetro, come vi ho detto, ve lo faccio vedere. Ovviamente si ripete tutto quello che abbiamo fatto per la portiera che ha preceduto questa, che era la sinistra, quella del pilota Sandro Munari. Ecco qui. Che spettacolo! Fate attenzione perché si riga facilmente il vetro, Non provatelo senza quei due adesivi che ci danno, perché sono importanti quelli. Quando lo fate scorrere è un micropanno, come se fosse quello che c'è nella macchina, no? Il parapolvere. E quello evita che la plastica andando su e giù possa rigarsi, quindi vi consiglio di non provare a fare scorrere il vostro vetro all'interno della portiera senza prima aver messo quelli. Ok, sì, ok. Questa è la portiera che abbiamo completato. Se il vetro vi rimane troppo lento vi basterà girare questa e blocca, così scende, ma se io lo blocco
non mi scende più. Questo perno entrerà poi all'interno di una serratura dove ci sarà un invito a scivolo e poi un foro che prenderà ovviamente poco, ma quanto basta per consentirci, se volessimo poi aprire la portiera, di comprimersi subito e uscire. Quindi state tranquilli. Copertura gruppo fari secondari, ganci metallici, poi andremo a metterci gli elastici o vediamo se riusciamo a crearci qualcosa di differente. Un modello meraviglioso e vi garantisco che supererà i 3 kg di peso, se non addirittura arriviamo anche a 4 quasi, secondo me. Vi faccio vedere una panoramica. Questa è la piccola modifica che ho fatto, invece di metterci le viti che erano orribili, così come anche qua sopra il corrugato del troppo pieno della vaschetta dell'acqua. Anzi no, questo non è il corrugato della vaschetta dell'acqua, perché questa è la vaschetta dell'acqua e questo è il troppo pieno. Questo. Uffa, scusate ragazzi, ma ingrandisco per farvi vedere meglio e poi non riesco a inquadrarmi io. Questo è il tubo del troppo pieno. Questo corrugato qui deve essere lo scarico sicuramente o degli oli in eccesso. E quindi vi dicevo questo. Le fascette sono orribili, levatele. Metteteci intorno o un nastro alluminio o un nastro come questo. Il punto di giunta lo fate cadere dietro che non lo vedete e sembrano fascette, più carino. Un cruscotto retroilluminato. Qui abbiamo il telecomando. Le funzioni sono accensione fari primari, quindi questi due, e luci di posizione. Accensione fari secondari, i 4 fari. Questa è l'accensione dell'auto, il clacson e il pedale del freno. Ma l'accensione dell'auto non fa solo l'accensione, fa proprio una partenza con tutti gli inserimenti marcia, meravigliose, l'accelerazione. Solo chi ha sentito la Stratos, e io l'ho sentita fin da quando ero piccolo, si rende veramente conto che la riproduzione del suono è perfettamente fedele, perfettamente fedele. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto e un abbraccio. Ecco qui, ce la faccio a farlo stare dritto, ma... E un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Al prossimo video ragazzi, ciao! Andate a vedere anche perché ho fatto l'uscita numero 29 delle 110 previste dell'Audi 4 a trazione integrale, vincitrice del Rallye di Montecarlo del 1984 con il pilota Walter Rohr, un mostro di pilota, forse il miglior pilota al mondo, e il suo copilota navigatore Christian. Ciao a tutti!